Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo pomodoro amigurumi. Io l'ho pensato come gioco per bambini, ma può essere utilizzato anche per abbellire una cucina o come puntaspilli. È semplicissimo, andiamo al tutorial. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per fare il pomodoro andrò ad utilizzare un uncinetto da 3 mm. Inizio con un filo in acrilico rosso. Vado a fare un anello magico, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Questo è il mio anello magico. Nel giro 1 vado a fare 6 maglie basse, quindi entro all'interno dell'anello, prendo il filo, ho 2 asole sull'uncinetto, fuori prendo il filo e chiudo tutte e 2 le asole insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringo l'anello magico. Nel giro 2 vado a fare 6 aumenti, quindi 2 maglie basse in ogni punto precedentemente lavorato. Entro nel primo punto, faccio una maglia bassa. Entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa. Entro nel secondo punto, faccio una maglia bassa, entro di nuovo nel secondo punto e faccio una maglia bassa. Ripeto questa sequenza per tutto il giro, dovrò avere in totale 12 maglie basse lavorate. Nel giro 3 devo fare una maglia bassa e un aumento, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, nel secondo punto vado a fare un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto una maglia bassa e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, fino alla fine del giro. Nel giro 4 vado a fare 2 maglie basse e un aumento, 1, segno l'inizio del giro, 2, nel punto che segue un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Nel giro 5 vado a fare 3 maglie basse e un aumento, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, segno l'inizio del giro, nel secondo punto faccio una maglia bassa, nel terzo punto faccio una maglia bassa, nel quarto punto faccio un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 3 maglie basse, 1, 2, 3 e un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, fino alla fine del giro. Nel giro 6 vado a fare 4 maglie basse e un aumento, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, nel punto che segue un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto questa sequenza per tutto il giro. Nel giro 7 vado a fare 5 maglie basse e un aumento, 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, nel punto che segue vado a fare un aumento, 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 5 maglie basse, un aumento per tutto il giro. Nel giro 8 vado a fare 6 maglie basse e un aumento, 1, segno l'inizio del giro,
2, 3, 4, 5, 6 e nel punto che segue vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 6 maglie basse, un aumento per tutto il giro. Nel giro 9 vado a fare 7 maglie basse e un aumento. 1, 2, ricordiamoci sempre di segnare l'inizio del giro, 3, 4, 5, 6, 7, nel punto che segue vado a fare un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 7 maglie basse, un aumento per tutto il giro. Nel giro 10 vado a fare 8 maglie basse, un aumento. 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nel punto che segue un aumento. 1, entro nello stesso punto, 2, ripeto 8 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro. Ora dal giro 11 al giro 19 vado a fare 9 giri di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. E ripeto questa sequenza per 9 giri. Entro in ogni punto e faccio una maglia bassa. In ogni punto una maglia bassa, in ogni punto una maglia bassa. E ci vediamo alla fine dei giri. Nel giro 20 vado a fare 8 maglie basse, una riduzione. 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per la riduzione prendo il filo esterno del primo punto, il filo esterno del secondo punto, chiudo 2 asole insieme, chiudo le altre 2 asole insieme, proseguo con 8 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Proseguo con il giro 21 facendo 7 maglie basse e una riduzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, per la riduzione, filo esterno del primo punto, filo esterno del secondo punto, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto 7 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Nel giro 22 vado a fare 6 maglie basse e una riduzione. 1, 2, segno sempre l'inizio del giro, 3, 4, 5, 6 e una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2, ripeto 6 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Proseguo con il giro 23 facendo 5 maglie basse e una riduzione. 1, segno l'inizio del giro, 2, 3, 4, 5, nel punto che segue una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Proseguo con il giro 24 facendo 4 maglie basse e una riduzione. 1, segno l'inizio del giro, 2, 3,
4 per la riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto, 4 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Arrivata qui mi fermo e vado ad imbottire. E poi proseguo con la chiusura. Quindi vado a fare 3 maglie basse e una riduzione. 1, segno l'inizio del giro. 2, 3, nel punto che segue una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto, 3 maglie basse e una riduzione per tutto il giro. Proseguo con 2 maglie basse e una riduzione, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, nel secondo punto faccio una maglia bassa e poi vado a fare una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto questa sequenza per tutto il giro. Penultimo giro, una maglia bassa e una riduzione, quindi entro nel primo punto e faccio una maglia bassa, poi vado a fare una riduzione, filo esterno, chiudo 2 e chiudo 2. Ripeto, una maglia bassa e una riduzione fino alla fine del giro. Terminato anche questo giro, lascio il filo un po' più lungo per finire di chiudere il buchetto. Prendo l'ago e vado a fare tutte riduzioni. Quindi filo esterno e chiudo. Filo esterno e chiudo. Filo esterno e chiudo. E proseguo così fino a chiudere proprio tutto il buchino. Faccio il nodino finale, io ne faccio sempre 2. E vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. In questo caso, nascondendo il filo, vado a uscire dalla parte di sotto, rientro e vado verso l'alto perché voglio che si formi una leggera cunetta. Vi faccio vedere, vedete? Voglio che si formi un buchino. Ottenuto questo buchino, vado di nuovo a fare un nodo, così bloccherò il lavoro. E questo è il finale. Di nuovo nascondo il filo all'interno e vado a tagliare la parte in eccesso. Ora andiamo a vedere come realizzare la parte verde del pomodoro. Quindi inizio facendo un anello magico, avvolgo il filo intorno al mio dito, passo con l'uncinetto sotto al primo, aggancio il secondo, ruoto, prendo il filo e lo passo all'interno dell'asola. Nel giro 1 vado a fare 6 maglie basse, quindi entro all'interno dell'anello magico, prendo il filo, fuori prendo il filo e chiudo tutte e due le asole insieme. Dimenticavo di dirvi che sto utilizzando un uncinetto da 3 mm, state vedendo un altro uncinetto ma è della stessa grandezza del precedente. Proseguo. 2, 3, 4, 5, 6. Stringo l'anello magico. Dal giro 2 al giro 4 vado a fare 3 giri di maglie basse. Quindi una maglia bassa in ogni punto precedentemente lavorato. Ripetuto per 3 giri.
e ci vediamo alla fine dei 3 giri. Nel giro 5 vado a fare 6 aumenti, quindi 2 maglie basse in ogni punto precedentemente lavorato. Entro nel primo punto e faccio una maglia bassa, entro di nuovo nel primo punto e faccio un'altra maglia bassa. Ripeto la sequenza, entro nel secondo punto, faccio una maglia bassa, entro di nuovo nel secondo punto e faccio un'altra maglia bassa. Ripeto questa sequenza fino alla fine del giro, dovrò avere in totale 12 maglie basse. Nel giro 6 vado a fare una maglia bassa e un aumento, entro nel primo punto, faccio una maglia bassa, nel secondo punto vado a fare un aumento, quindi 1, entro nello stesso punto e 2. Ripeto, una maglia bassa nel terzo punto e un aumento nel punto che segue, 1, entro nello stesso punto, 2, per tutto il giro. E ora inizio a fare tutti gli spuntoni, quindi inizio a fare 3 maglie basse, 1, 2, 3, nella riga 2 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 3 maglie basse, una in ogni punto precedentemente lavorato. 1, 2 e 3. Nella riga 3 di nuovo una catenella, giro il lavoro, entro in ogni punto e faccio una maglia bassa, quindi vado a fare di nuovo 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Nella riga 4 faccio una catenella, giro il lavoro, salto un punto, nei punti successivi vado a fare 2 maglie basse. 1, entro nel punto che segue, 2. Nella riga 5 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 2 maglie basse, quindi una in ogni punto. 1, entro nel punto che segue e 2. Ultima riga, la riga 6, faccio una catenella, giro il lavoro, salto un punto, entro nel punto successivo e faccio una maglia bassa. Una catenella di sicurezza, lascio il filo un bel po' più lungo perché mi servirà per andare a cucire tutti gli spuntoni e taglio. Questo è il primo, vi faccio vedere come il secondo e poi proseguirete così con tutti gli altri. Prendo il filo, entro nel punto successivo a quello dove ho fatto il primo spuntone, prendo il filo, lo faccio passare, faccio una catenella, entro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. Questo filo lo vado a incorporare all'interno del lavoro e vado a fare altre 2 maglie basse, quindi dovrò avere in totale 3 maglie basse. 2, nel punto che segue, 3. Una catenella, giro il lavoro, entro in ogni punto e vado a fare 3 maglie basse. 1, 2, 3. Di nuovo una catenella, giro il lavoro e vado a fare di nuovo 3 maglie basse. 1, 2, 3. Nella riga 4 faccio una catenella, giro il lavoro, salto un punto, nei punti successivi vado a fare 2 maglie basse. 1, nel punto che segue 2. Nella riga 5 faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 2 maglie basse. 1 e 2. Nella riga 6 faccio una catenella, salto un punto e faccio una maglia bassa. Una catenella di sicurezza e taglio.
Dovrete ripetere questa sequenza prima di ottenere 6 spuntoni. Terminata la parte verde la vado a cucire, quindi prendo il pomodoro, lo vado a posizionare, inizio andando a nascondere questi fili più corti. Una volta sistemati tutti, con l'ultimo, quello più lungo, vado a tracciare tutto il contorno. Fatti tutti i contorni, faccio 2 nodini e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Taglio il filo in eccesso e il pomodoro è terminato. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!